Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie a Massimo e a Franco, innanzitutto per questo bel congresso, per questa iniziativa veramente di notevole livello scientifico. E poi grazie per l'onore di tenere questa lezione. Permettetemi di iniziare con un'osservazione rispetto a quello che ho sentito questa mattina. Questa mattina mi pare che più di un intervento abbia segnalato la contraddizione che c'è tra la crescita delle evidenze scientifiche, l'accumulo delle evidenze scientifiche nei diversi settori di quella che chiamiamo complessivamente medicina integrata e al tempo stesso la difficoltà a far passare queste evidenze non solo in termini di traduzione operativa di prestazioni professionali nei servizi sanitari, ma anche in termini proprio di una nuova cultura della cura. E allora questa è la questione di fondo che veniva accennata proprio in un intervento. La questione è di tipo paradigmatico, è di modello. Voi direte però negli Stati Uniti ci sono molti servizi di medicina integrata e quindi vuol dire che questo è possibile. È fuori dubbio che l'Italia, nei confronti degli Stati Uniti, fatta eccezione per l'isola felice della Toscana, è molto più indietro. Però riflettiamo un attimo quali sono i finanziamenti alla ricerca in medicina integrativa negli Stati Uniti d'America e quali sono i finanziamenti alla ricerca per tutto il resto negli Stati Uniti d'America. Non c'è paragone. Cioè il rapporto è qualche centinaio di milioni rispetto a miliardi di finanziamento pubblico, senza contare il finanziamento privato. Quindi anche laddove c'è il massimo dei nostri sogni, cioè dell'integrazione, anche lì c'è un gap, c'è un divario enorme tra il finanziamento alla cosiddetta, non la chiamo convenzionale, alla medicina ortodossa, a quella che fa riferimento al paradigma dominante, rispetto a tutto ciò che dal punto di vista dei dominatori è eterodosso. E quindi è un problema di paradigma, è un problema di cambio di cultura scientifica, oltre che e prima che di integrazione di pratiche. Perché se non ci sarà un cambio di cultura scientifica, l'integrazione delle pratiche sarà sempre subordinata. Saranno le pratiche di medicina integrativa, saranno le ancelle della medicina ufficiale, della medicina ortodossa. Invece da queste pratiche, e questo congresso lo ha dimostrato e lo dimostra, emerge una nuova cultura, una nuova visione dell'essere umano e una nuova possibilità di cura dell'essere umano. Cioè quello che emerge dai congressi di medicina integrata è la richiesta di un cambio di paradigma scientifico. La psiconeuroendocrinologia ambisce ad essere, e a mio avviso è, il paradigma scientifico di riferimento. Vediamo se riesco a farlo partire. Sì. Vediamo come è cambiato il paradigma. La visione tradizionale del paradigma dal punto di vista del cervello, siccome la sessione che stiamo facendo si occupa del cervello, dal punto di vista tradizionale il cervello gerarchicamente comanda
l'insieme degli organi, tramite il sistema nervoso periferico e la sua branca neurovegetativa. Questa visione gerarchica del funzionamento dell'organismo umano viene rappresentata ed è stata rappresentata in modo, direi, robusto dal concetto di barriera ematoencefalica, e cioè da quel sistema di tipo vascolare che protegge il cervello dalla comunicazione degli organi, dalla periferia. Questo bel quadro di Magritte esemplifica il concetto. La testa separata dal resto del corpo e non c'è nessuna possibilità di comunicazione e di influenzamento dell'attività dell'organo centrale. Organo centrale che è concepito come costruito da aree specializzate, ognuna con una funzione fondamentale, e da un tessuto perenne, fisso, con scarsa capacità di adattamento, di aggiustamento e soprattutto con nessuna possibilità di riproduzione delle cellule nervose. Questo è quello che ancora si legge nei testi di istologia. Il tessuto nervoso è un tessuto perenne non rinnovabile. Alla base di questa impostazione c'è un determinismo genico, e cioè l'idea che l'organismo, il cervello e l'organismo nel suo insieme è prodotto in modo univoco dalle informazioni contenute nei geni. La terza gamba è il determinismo molecolare. Questo vuol dire che secondo questo modello l'origine di una malattia, di un disturbo, va cercata in una molecola. Noi abbiamo assistito ad una propaganda forsennata, la chiamo proprio propaganda, perché non aveva niente di scientifico, una propaganda forsennata partita negli anni '80 del Novecento, che ci ha voluto convincere agli operatori e ai cittadini che, ad esempio, la depressione era il frutto di un'alterazione di una molecola, di un neurotrasmettitore come la serotonina. Poi dopo ci si è aggiustati, non è solo la serotonina, è la noradrenalina, poi magari un altro aggiustamento è il glutammato. No, via via cercare il determinante semplice di carattere molecolare che spiega un fenomeno complesso come quello nella fattispecie della depressione. Questo modello è stato ben sintetizzato e stigmatizzato, direi, da questo studioso, medico internista, gastroenterologo con una formazione in psicanalisi, George Engel, che nel 1977, scusate, e adesso mi sto impicciando, eccolo, con un saggio su Science, ci dice che il modello dominante è un modello dualista, riduzionista e fisicalista. Dualista è, l'abbiamo già detto, separazione della mente dal corpo, due sostanze. Riduzionista, qui Engel ci dà un messaggio assolutamente valido tutt'oggi. Il riduzionismo non è da criticare, non è il riduzionismo del ricercatore, quello che cerca di capire quali sono le dinamiche molecolari, intracellulari, per comprendere al meglio una funzione o una disfunzione. Senza questo tipo di riduzionismo non ci sarebbe avanzamento della conoscenza, non ci sarebbe la psiconeuroendocrinologia, che si basa proprio su un paradigma sistemico a base molecolare, cioè partendo dagli studi molecolari.
quello che Engel critica è il riduzionismo di tipo filosofico. Cioè lui dice, secondo queste parole, il punto di vista filosofico che fenomeni complessi siano in definitiva derivati da un singolo principio primario. La depressione deriva da uno squilibrio della serotonina, la schizofrenia dal gene X, l'obesità, eccetera, eccetera. Questo è il riduzionismo che va criticato, cioè l'idea di ridurre la complessità a determinanti semplici. Io qui adesso vi faccio dei richiami con la medicina antica, perché mi pare molto interessante vedere come l'approccio sistemico della psiconeuroendocrina immunologia sia un ricollegarsi alla medicina antica, sia quella greca che quella cinese. Questo è, però ancora prima c'era Galeno, c'è Ippocrate, 400 a.C., questo è l'equilibrio tra gli umori, vedete che ci sono elementi naturali, il caldo, elementi appunto gli umori, una stagione, la salute è data dall'equilibrio tra queste condizioni che i greci chiamavano eucrasia, quindi buon mescolamento degli umori, e la malattia è discrasia, cioè cattivo mescolamento e squilibrio tra gli umori. Galeno, secondo secolo d.C., vedete che aggiunge molti altri elementi a questo paradigma delle corrispondenze, elementi che orientano la diagnosi e che orientano la terapia del medico greco, su cui poi torneremo. Questo è preso dal grande commentario dei Jing, il libro dei mutamenti, e qui troviamo il primo sistema delle corrispondenze che poi verrà sviluppato dall'antica medicina cinese con i cosiddetti 5 movimenti, dove appunto usando questo sistema delle corrispondenze è possibile descrivere l'organismo umano in salute e in malattia e proporre degli interventi. In ogni organo, in medicina tradizionale, in medicina cinese, come sapete, viene ospitata una dimensione psichica, nel cuore lo Shen e via via nel fegato lo Hun, nel polmone il Po, eccetera, e usando la legge dei 5 movimenti e le relazioni tra organi ed emozioni è possibile vedere l'essere umano anche dal punto di vista delle relazioni tra le emozioni e l'insieme dell'organismo. In medicina cinese, quindi, gli organi interni e la psiche hanno una relazione di tipo bidirezionale. La psiche influenza lo Shen e il sistema psichico cinese influenza gli organi interni influenzano la psiche. La Pnei declina questo concetto antico con appunto la biologia molecolare e con la fisiologia sistemica. Questa è una immagine apparentemente molto complicata, che però ci fa vedere come quello che noi chiamiamo stress, dove stress c'è dentro i maggiori eventi della vita, gli abusi, i traumi, soprattutto le avversità nelle prime fasi della vita, sappiamo oggi che produce dei cambiamenti epigenetici nei circuiti cerebrali, nelle funzioni cerebrali, attiva e altera il sistema dello stress sia nel braccio neuroendocrino che nel braccio nervoso. Tutto questo
produce un rilascio di citochine. Attenzione, queste citochine vengono prodotte centralmente, cioè noi siamo abituati a concepire la produzione delle citochine perifericamente, cioè dal sistema immunitario periferico, ma dimentichiamo il fatto che il sistema immunitario è ben dentro il cervello, cioè il cervello ha un sistema immunitario molto strutturato, molto sviluppato e contiene sia nelle membrane meningee ma anche nel parenchima, quindi nel tessuto nervoso, contiene le più importanti classi delle cellule immunitarie. Quindi la produzione delle citochine non è solo un fenomeno periferico, ma è anche un fenomeno centrale che a livello cerebrale funziona per la normale fisiologia, ma quando viene alterato, ad esempio dalla condizione di stress, può produrre appunto un rilascio di citochine a livello centrale. Ci sono poi appunto modificazioni dell'umore, modificazioni dei comportamenti. Tutto questo significa segnalazione chimica. Abbiamo detto qui mettiamo genericamente citochine, ma sono un insieme di molecole chimiche, peptidi, citochine, neuroormoni, fattori di crescita, eccetera, i quali vanno a modificare l'attività dei sistemi biologici, vanno a modificare l'attività degli organi e in modo particolare, come vedremo più avanti, vanno a strutturare epigeneticamente il profilo della risposta immunitaria. Questo è il risultato più rilevante della ricerca recente. Cioè noi sappiamo che una condizione di stress cronico, oltre che alterare gli organi e i sistemi, dà un imprinting alle cellule immunitarie che quindi acquisiranno una pathway di tipo infiammatorio e quindi predisporrà l'attività immunitaria in senso infiammatorio. I sistemi biologici, gli organi, tramite sempre le molecole chimiche che abbiamo descritto, influenzano a loro volta il cervello, come vedremo. Questo è il dettaglio di cose già note. Questa è la cellula immunitaria che contiene tutti i recettori più importanti per i neuroormoni e per i peptidi. Al tempo stesso la cellula immunitaria produce le stesse sostanze. Questa è la comunicazione tra il cervello e le cellule immunitarie dal punto di vista dei neuroormoni, asse dello stress, innanzitutto cortisolo, catecolamine, ma poi tutti gli altri, melatonina, prolattina, ormoni sessuali, eccetera. Queste sono le vie di comunicazione dal basso, dalla periferia verso il centro e sono la storia della barriera ematoencefalica è stata molto ristrutturato come concetto, sia perché sappiamo con certezza che ormai c'è un'area importante del nostro cervello dove non c'è barriera ematoencefalica o è molto labile e che contiene i cosiddetti organi circumventricolari, che sono per organi strategici di regolazione dell'interno, e sia perché la barriera ematoencefalica contiene recettori per le più importanti citochine, per le più importanti neuroormoni, tra cui per esempio la leptina, l'insulina, eccetera, eccetera. E poi perché la barriera viene bypassata tranquillamente per via nervosa. Cioè il sistema neurovegetativo e segnatamente il nervo vago funziona non solo in senso efferente, cioè di azione nei confronti degli organi, ma anche in senso afferente e quindi di registrazione e di invio al centro dei segnali che ricevono la periferia. Questa è la base, ad esempio, della pratica terapeutica di regolazione del vago per controllare l'infiammazione e per risolvere una serie di disturbi, dal mal di testa ad altri disturbi di carattere più generale. Questa è l'ultima picconata alla separazione mente-corpo che è stata data su Nature nel 1° giugno del 2015, dove è stato dimostrato, contrariamente a quello che abbiamo studiato sui libri di neuroanatomia,
è stato dimostrato che il cervello contiene un sistema linfatico come tutti gli altri organi e quindi contiene un sistema di drenaggio e di comunicazione tra la periferia e il centro. Permettetemi un'autocitazione, si è parlato molto di rapporto tra il primo e il secondo cervello. Questo è il libro, la prima edizione Psiconeuroimmunologia 1995 ed è scritto appunto anche La pancia e il suo cervello. Mi ha fatto molto piacere che una rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità abbia detto ormai è assodato. 23 anni fa, quando discussi di questo libro con un importante dirigente della ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, questo illustre ricercatore mi disse: il libro è bellissimo, bravo, però ogni tanto ci sono degli scivoloni. Questo per esempio che la pancia al suo cervello è una metafora giornalistica, ecco, mi disse, e non, dico, guarda che ci sono dei lavori, ancora pochi, ma ci sono dei lavori. E tant'è vero che poi uscì Gershon qualche anno dopo, ma i lavori c'erano già nel 94-95, bisognava trovarli, bisognava leggerli, bisognava avere la curiosità di sapere come funziona l'organismo umano, ecco. E questo poi è l'attuale articolazione del sistema, del rapporto del brain-gut axis. E allora permettetemi di riprendere un'immagine dal nostro Giovanni Maciocia, che come sapete tutti, so che è stato anche ricordato, è venuto a mancare, uno studioso di altissimo livello, su cui i libri tutti coloro che hanno voluto studiare la medicina cinese hanno studiato e io credo continueranno a studiare anche nel prossimo periodo. Questo è l'unico testo di Giovanni Maciocia che non ha un'edizione italiana, da quello che so. Io qui vi cito un'edizione francese, ma esiste anche un'edizione inglese, La psiche in medicina cinese, e mi pare interessante seguire il suo ragionamento e vedere che agganci ha con la psiconeuroendocrinologia. Vedete, emozioni. Le emozioni, è noto, in medicina cinese producono la stagnazione del Qi. La stagnazione del Qi ovviamente può essere prodotta anche da una carenza, da un vuoto del Qi, ma comunque la stagnazione del Qi produce calore. Il calore produce umidità, stasi del sangue, eccetera, ma guardiamo soprattutto la linea sopra. Calore, fuoco. Il fuoco consuma lo yin e produce un vuoto dello yin, realizzando quello che in medicina cinese si chiama calore, vuoto. Quindi l'emozione produce calore, produce fuoco. La depressione produce infiammazione. Questo è un elemento ormai assodato dal punto di vista scientifico. Io qui vi segnalo una review di uno degli autori che maggiormente sta lavorando in questo campo da 20 anni, come vedete, che è un italiano, Carmine Pariante, che dirige un gruppo di ricerca ad alto livello all'Università di Londra. E dice: perché i pazienti depressi sono infiammati? Ma potremmo anche dire perché, da quello che abbiamo visto in questi giorni, perché i pazienti infiammati sono depressi? Perché quando abbiamo discusso del cancro abbiamo visto che si accompagna spesso a depressione e a infiammazione, no? Questo è l'elemento centrale. Alla base c'è una condizione di stress cronico, c'è una storia del paziente, soprattutto nelle prime fasi della vita, e qui cominciamo a avere le prime evidenze scientifiche, empiriche.
Questo è il primo lavoro robusto pubblicato nel 2008, sempre dal gruppo di Pariante. Allora vedete, facendo 0 persone non depresse, le persone depresse hanno questi indici infiammatori, che sono appunto, hanno valutato il fibrinogeno, la conta delle cellule bianche, la proteina C reattiva e un fattore unitario che è stato chiamato inflammation factor. Vedete questo altro gruppo di istogrammi? Sono persone che non sono depresse, ma hanno una storia di maltrattamenti. Vedete come vanno in alto gli indici infiammatori. E poi guardiamo il terzo gruppo degli istogrammi. Se le persone con una storia di maltrattamenti nel momento dello studio sono anche depresse, vedete come schizzano in alto gli indici infiammatori. Questo è un lavoro più recente, veramente imponente, è uno studio prospettico del King's College di Londra, realizzato su 103 giovani adulti all'età di 25 anni, studiati, anzi meglio, studiate le loro madri al momento della gravidanza. Quindi studio delle madri in gravidanza, valutazione prospettica dei ragazzi e delle ragazze a 25 anni di età. È stato visto che c'è una correlazione diretta e stretta tra depressione materna in gravidanza e la PCR, l'aumento della proteina C reattiva nei giovani a 25 anni di età. La conclusione di questo lavoro è l'esposizione fetale alla depressione materna durante la gravidanza ha effetti sul sistema immunitario che persiste fino a un quarto di secolo dopo la nascita. Questo è quello che vi dicevo. Una condizione di stress cronico produce un imprinting nel sistema immunitario. Questi sono i lavori di Stephen Cole, immunologo e oncologo del campus di Los Angeles, campus dove opera da molti anni il centro Norman Cousins for Psychoneuroimmunology, quindi uno dei più importanti centri di ricerca internazionale per quanto riguarda la psiconeuroendocrinoimmunologia. E lui dice che le cellule dendritiche, che sono le principali cellule che presentano l'antigene, e i monociti, e cioè cellule ad attività fagocitica, sono imprintate in senso infiammatorio. Che vuol dire? Vuol dire che c'è una segnatura epigenetica nei geni che codificano per le citochine e quindi danno un assetto, una pathway infiammatoria stabile a queste cellule immunitarie. Questo è il modello animale di sconfitta sociale, questo è il modello umano di sconfitta sociale, un operaio della Terni che ha preso le bastonate dalla polizia perché difendeva il posto di lavoro. Ma quanti saranno gli esseri umani in questa condizione di sconfitta sociale adesso? Cioè, mi rivolgo a voi che curate le persone. Chiedete mai che lavoro fanno o se lavorano, che tipo di vissuto hanno queste persone dal punto di vista delle loro relazioni sociali. Guardate che spesso conta molto di più dell'analisi della vitamina D, anche se è fondamentale la vitamina D. Cioè avere chiaro qual è il sistema di relazioni psicologiche, comportamentali che la persona vive. E in base a queste ricerche, nella testa del terapeuta deve scattare immediatamente l'associazione che quella condizione sociale può produrre infiammazione. E quindi va studiata, va ricercata l'infiammazione.
Questo è il meccanismo molecolare con cui una condizione di stress produce infiammazione. È il risultato di ricerche sperimentali realizzate su soggetti, su volontari sani, che dimostra che in condizioni di stress acuto, non di stress cronico, stress acuto, si attiva all'interno delle cellule immunitarie NF-κB. NF-κB è il fattore di trascrizione nucleare KB che entra all'interno del nucleo, attiva, da quello che si sa, circa 400 geni. La gran parte di questi geni sono infiammatori, cioè codificano per proteine legate alla risposta immunitaria, citochine e altre proteine. Questa è la dimostrazione con la biologia molecolare che una condizione di stress acuto attiva infiammazione. È ovvio che se dopo questa condizione di stress acuto c'è un recupero, tutto si risolve facilmente. Ma se lo stress perdura, questa macchinetta rimane attiva. E se questa macchinetta è già attiva per conto suo, perché magari avete un paziente con una malattia infiammatoria cronica, l'artrite reumatoide, il lupus, una sclerosi multipla, cioè la condizione di stress è benzina nel fuoco, cioè incrementa l'infiammazione. Quindi la regolazione dello stato mentale e emozionale è cruciale per la salute e la gestione della malattia. Torniamo un attimo alla medicina antica cinese. Nelle Huangdi Neijing i 12 organi non devono essere in disequilibrio. Se l'imperatore è saggio, e qui l'imperatore è il cuore, e quindi lo Shen, i subordinati sono tranquilli, i subordinati sono gli organi e la dimensione psichica, gli spiriti, per usare la parola tradizionale, presenti in questi organi. Rispettare le regole della nutrizione della vita, Yang Shen, permette di evitare le sofferenze nel corso della vita. Nutrizione della vita, vedremo che questo è un concetto centrale anche per la medicina greca. Allora, che cosa può fare la psiche? La gestione dell'imperatore, la gestione dello Shen. Questo è il primo lavoro, a mio avviso, illuminante, pubblicato nel 2009 su 2 gruppi di donne operate al seno. Un primo gruppo che ha seguito un corso di meditazione, di mindfulness nella fattispecie, e un altro gruppo che invece ha fatto la normale, il controllo assolutamente normale. La cosa interessante è che i ricercatori hanno voluto vedere come la gestione dello stress potesse influenzare l'attività di un fenotipo cellulare, di una classe di cellule immunitarie strategiche per quanto riguarda il cancro, che sono le natural killer. Le natural killer fanno parte, assieme ai linfociti T citotossici, del circuito di primo tipo, che è quello che ci protegge dai tumori e dalle metastasi. Bene, inizio dello studio, i 2 gruppi avevano l'attività litica dell'NK, cioè la capacità delle natural killer di uccidere cellule tumorali, bassa, e vedete dello stesso livello. Nel corso poi dello studio, questo siamo a metà del corso, questo siamo alla fine del corso che dura 8 settimane e qui siamo a un follow-up a 1 mese dopo la fine del corso. Vedete che al follow-up l'attività litica delle natural killer si è ristabilita, è tornata a un livello tipico delle persone cancer free, libere dal cancro. A supporto di questa osservazione c'è l'andamento dell'interferone gamma.
L'interferone gamma è il principale segnale citochinico per il circuito di primo tipo e vedete che l'interferone gamma cresce allo stesso modo dell'attività litica dell'NK ed è sovrapponibile alle persone libere dal cancro. Torniamo al libro dei mutamenti. Lo yin è la linea spezzata, lo yang è la linea intera. Qui abbiamo il massimo yang, il massimo yin, qui abbiamo lo yang che entra nello yin, qui abbiamo il massimo yang, qui abbiamo lo yin che entra nello yang. E dalla combinazione emergono i 64 esagrammi. Concetto di fondo è che l'uno si trasforma nell'altro. Questo è il concetto principale della dinamica yin e yang e la salute è concepita come unione armonica dello yin e dello yang. Permettetevi una citazione presa dai classici greci. Questo è un testo del 400 a.C., Ippocrate, Peridiaites, cioè sulla diaita, quella che poi i latini, i romani tradurranno come regimen, il regime. L'uomo e tutti gli animali si compongono di due, separati per caratteristica, uniti nell'azione, il fuoco e l'acqua. Insieme bastano a loro stessi e a tutto il resto. Separati non bastano né a loro stessi né a tutto il resto. Attenzione, volta a volta ciascuno domina ed è dominato, dal massimo al minimo. Infatti nessuno dei due può dominare completamente. E perché? Questa dinamica è possibile perché, sempre da questo testo leggiamo, ciascuno possiede un attributo dell'altro, lo yin nello yang, lo yang nello yin. Il fuoco contiene l'umido dell'acqua e l'acqua contiene il secco del fuoco. Questo è Ippocrate, ma anche l'emblema del razionalismo occidentale, quello che è stato passato come il filosofo razionalista analitico, fondatore della cultura e della scienza occidentale, cioè Aristotele, in un testo fondamentale che riguarda la generazione e la corruzione, dice che tutti i corpi semplici siano per natura a cambiare l'uno nell'altro è cosa che risulta con evidenza. Quindi mi pare che la storia che ci hanno raccontato riguardo alla medicina greca antica e alla stessa filosofia greca antica è una storia che andrebbe riscritta. Io ho provato in qualche modo a buttare un sasso nello stagno con questo libro che appunto chi è interessato può leggere. Lo yin e lo yang. Non è che solo mi sono divertito a mettere nel Tai Chi l'immunità innata e l'immunità acquisita. Queste sono le due grandi divisioni, no, del sistema immunitario che studiamo nei libri. Nei libri però ci dicono che le due immunità sono immunità che non è che collaborano granché. L'immunità innata lavora abbastanza per conto suo, l'immunità adattativa sì è stimolata dall'immunità innata, ma è un percorso in qualche modo autonomo. In realtà noi sappiamo che questi due reparti del nostro sistema immunitario lavorano per lo più sempre in stretta sintonia. E sappiamo anche delle cose nuove, recentissime. Per esempio, una delle caratteristiche che studiate ancora nei manuali di immunologia, che distingue la cellula dell'immunità innata dalla cellula dell'immunità adattativa, è che l'ultima, cioè l'adattativa, è dotata di memoria. L'innata è senza memoria.
e questo sarebbe il tratto distintivo che separa le due classi del sistema immunitario. In realtà noi sappiamo oggi che anche l'immunità innata è dotata di memoria. È una memoria di tipo diverso, è una memoria più labile, è una memoria di meno lungo periodo, ma è dotata anch'essa di memoria. Del resto la scienza immunologica ha prodotto un cambiamento di paradigma a partire dagli anni 60 del Novecento, soprattutto con i lavori di questo scienziato danese, Niels Jerne, che ha proposto un nuovo paradigma, il sistema immunitario come network che è in rapporto con gli altri network. Mossman nel 1986 ha individuato i circuiti TH1 e TH2, innanzitutto nel topo. Voglio ricordare, anche perché siamo a Firenze, che nel 1991 il professor Romagnani dell'Università di Firenze dimostrò per la prima volta nell'essere umano quello che Mossman aveva dimostrato qualche anno prima nel topo. E cioè che cosa? Che il sistema immunitario, in particolare il sistema immunitario adattativo, funziona non in modo stimolo-risposta, on-off, ma funziona bilanciando continuamente i propri circuiti a seconda degli stimoli che incontra. E ancora una volta il concetto fondamentale che ritroviamo è quello dell'equilibrio. Il sistema immunitario deve rispondere efficacemente e poi tornare immediatamente o prima possibile in una condizione di equilibrio. Se non torna in una condizione di equilibrio è il sistema immunitario medesimo che produce malattia, e cioè che produce malattie autoimmuni o altri tipi di malattia da deficit del sistema immunitario. Il sistema quindi risponde anche a stimoli interni, a pericoli interni. Questa è la base della immunoterapia del cancro, cioè il fatto che il sistema immunitario ha occhi per riconoscere, quando gli è possibile, cellule trasformate, metastasi, eccetera. E sappiamo che gli avanzamenti recenti nel campo dell'immunoterapia sono proprio puntati al potenziamento della risposta del circuito TH1 centrata sui citotossici e sulla natural killer per individuare e distruggere le cellule trasformate e le metastasi. Questo è il circuito di primo tipo, quindi quello che ci protegge da tumori e anche da infezioni virali, e cioè da infezioni intracellulari che non possono essere combattute con la produzione di anticorpi se non nella primissima fase, ma devono essere combattute da cellule citotossiche, cioè che riconoscono cellule infettate e le distruggono. E qui, se questo potentissimo sistema non torna in equilibrio, produce autoimmunità. Questo è il circuito di secondo tipo. Mucose epiteliali, produzione di muco, efficacissimo verso parassiti extracellulari ovviamente, e vedete, ecco, a proposito dell'immunità adattativa, dell'immunità innata, guardate la batteria di cellule che mette in campo questo circuito. Mette in campo cellule adattative, TH2 e linfociti B, ma mette in campo tutta questa batteria di cellule dell'immunità innata. Queste sono 9 cellule scoperte 4-5 anni fa, che sono chiamate cellule linfoidi innate di tipo 2, e qui vedete gli eosinofili, i mastociti, e quindi cellule che, come sapete, altamente infiammatorie, perché hanno la capacità di rovesciare sul tessuto e sui vasi i granuli
di stamina di altre cellule infiammatorie. Questo è il circuito di tipo 3, centrato sul TH17, che è l'infiammazione cronica per eccellenza. Quando una malattia infiammatoria si stabilizza e diventa cronica, non trovate più né il TH2 né il TH1, trovate prevalentemente le citochine del TH17, che ci protegge ovviamente da batteri e da funghi, ma che può essere anch'esso appunto rischioso per l'organismo. Questo è il bilanciamento reciproco tra i circuiti. Adesso ci metterei un'ora a spiegarla, ma solo come immagine vi fa capire che i vari circuiti TH sono in continuo bilanciamento reciproco. Ma la cosa più spettacolare, se mi permettete, è questa, a proposito di Yin e Yang. I linfociti T regolatori, come sapete, sono i linfociti che spengono l'infiammazione. Producono innanzitutto interleuchina 10, tramite l'interleuchina 10 viene bloccata l'infiammazione. Se però i T regolatori sono in un ambiente altamente infiammatorio, quindi ricevono segnali interleuchina 1, interleuchina 6, interleuchina 23, che è quella del TH17, i T regolatori si trasformano nel loro opposto, si trasformano in TH17, cioè nella principale fenotipo infiammatorio. Ma a sua volta i TH17, se ricevono segnali di altra natura, in particolare il TGF-beta, possono trasformarsi in T regolatori. E queste sono le prime evidenze. Sono appunto meccanismi di tipo epigenetico, non posso approfondirli, anche qui vi rimando ad una bibliografia. Ecco, questo è un lavoro sul butirrato, che mi pare è stato citato da alcuni, e non so se è stato detto, ma il butirrato è uno strumento del macchinario epigenetico, cioè induce segnalazione epigenetica. Il butirrato è, come sapete, un acido grasso saturo a catena corta, che viene prodotto dall'intestino essenzialmente. Viene prodotto dalle cellule epiteliali, viene prodotto anche dal microbiota intestinale. E quindi un buon assetto dell'intestino e del microbiota intestinale, tramite la segnatura epigenetica del butirrato, che fa, vedete qui, induce, vedete qui, aumenta questi CD25 FOXP3, è il marker dei T regolatori. Somministrazione di butirrato in un animale sperimentale con colite infiammatoria produce questo rialzo dei T regolatori. Così l'interleuchina 6, che c'è appunto una riduzione con il butirrato, e vedete l'incremento del TGF-beta. TGF-beta che è il segnale che trasforma i TH17 in T regolatori. Ancora, ce l'ho ancora 10 minuti? Sì, bene. Il grande. Ancora una suggestione che viene dalla medicina antica. Come sapete, nella medicina cinese c'è una dinamica del Qi all'interno dei meridiani e degli organi, e questa dinamica segue un andamento temporale 2 ore in 2 ore. Questa è la cronobiologia cinese. Quindi il fegato ha il suo acme dall'1 alle 3, il polmone dalle 3 alle 5, eccetera, eccetera, no? Nell'arco delle 24 ore. Questo è il fondatore della cronobiologia scientifica, Franz Halberg, che ho avuto l'onore di conoscere in un congresso nel 2000,
e che era molto interessato alla psiconeuroendocrinologia. Con Alberg inizia lo studio scientifico della cronobiologia. Cronobiologia che voi sapete è centrata su un meccanismo centrale, abbiamo un orologio centrale che sta nell'ipotalamo, nei nuclei soprachiasmatici dell'ipotalamo, la luce e il buio, come sapete, alterna la produzione di melatonina e di cortisolo. Attenzione, cortisolo è il segnale del giorno, la melatonina è il segnale della notte e sono esattamente in una bilancia speculare. E da questa bilancia speculare che tutti gli organi e i sistemi dell'organismo e le cellule anche, da quello che cominciamo a capire, orientano i propri ritmi. La ricerca recente ci dice che non solo c'è un orologio centrale, ma ci sono orologi periferici, ci sono orologi in tutti gli organi principali e questo è molto importante per la terapia, è molto importante per poter orientare anche al meglio l'intervento nei confronti della malattia del paziente. Questa immagine presa, purtroppo mi è saltata la citazione, ma è presa da un lavoro recente di Nature, poi vi farò vedere altri lavori, dove appunto si comincia a descrivere il ritmo circadiano dei diversi organi. Questo è il lavoro più recente, Science, di qualche settimana fa. Questo è un lavoro veramente spettacolare, mai fatto da quello che so. Sono stati studiati tutti i tessuti in questo caso di un gibbone, di una scimmia antropomorfa vicino a noi. Vedete tutti i tessuti e diverse aree cerebrali. Io ho estratto da questo lavoro molto complesso, tecnico, eccetera, ai fini della nostra presentazione, queste concordanze. Fegato, tra le 2 e le 3 di notte, al massimo. Polmone, tra le 4 e le 5. Pancreas, verso le 9 del mattino. Sapete che in medicina cinese il sistema è milza pancreas. Ecco, allora voglio dire, quando vedo queste robe qui dico, dovremmo più abbeverarci alla sapienza antica e provare sempre a fare, ovviamente, questo lavoro di riscontro scientifico, però le suggestioni. Ecco, questa è l'ultima suggestione, veramente notevole, che è molto operativa. Attorno al IV secolo a.C., in Grecia e in Cina c'è un cambiamento importante nella pratica medica. In Grecia abbiamo una testimonianza molto forte, quello che era il più importante filosofo dell'epoca, cioè Platone, in un dialogo dice: ma questi medici, ma che si sono messi in testa? Pensano di poter dare consigli alla vita del paziente. Loro devono curare le ferite, devono curare la febbre, devono aggiustare le ossa. I consigli alla vita delle persone deve darli il filosofo, non il medico. E questo ci fa capire che i medici stavano virando da un apporto di tipo nell'acuzie a un discorso appunto di diaita, di organizzazione della vita. E questo, l'organizzazione della vita basata su queste direttrici: alimentazione, attività e alimentazione. Quel testo di prima, Peridiaites, la metà di quel testo è un esame dettagliato dei cibi, le caratteristiche dei cibi, a che servono, in quali pazienti, in quali condizioni, in quali stagioni. Per esempio c'è un attacco frontale alla carne di bue, che si dice che è pesante, che crea infiammazione. Ippocrate, 400 a.C.
attività e riposo, quindi prescrizione di attività fisica, di passeggiate, gestione delle passioni, delle emozioni, la meditazione. La meditazione non è solo orientale, amici miei. La meditazione sta dentro la filosofia greca antica. La meditazione sta dentro le correnti epicuree e stoiche. Abbiamo una valanga di documenti, anche di esercizi meditativi, presenti nei principali testi di Epicuro e degli stoici. Epicuro la chiamava melete, che viene da meletao, o cura di me stesso. La gestione della sessualità. Galeno si peritava di dare dei consigli ai propri pazienti, maschi per carità, perché le femmine no, non esistevano, anche dal punto di vista né della sessualità né in generale, no? Però ai pazienti maschi prescriveva il numero dei coiti da fare a seconda delle stagioni, a seconda della loro costituzione, eccetera. In Cina la nutrizione della vita, Yan Shen, che viene dalla corrente taoista, che viene dal taoismo, e le stesse, e i campi di attività erano gli stessi: alimentazione, attività di riposo, gestione delle passioni, che poi diventerà una pratica molto sviluppata dal taoismo, quando poi arriverà il buddismo con la meditazione buddista e poi la sessualità. Ecco, io credo che noi oggi dovremmo recuperare questo approccio, e mi pare che lo stiamo recuperando, perché le cose che ho sentito questa mattina di impostazione di medicina integrata, che io chiamerei meglio di cura integrata, perché non è solo medicina, perché gli operatori non sono solo medici, gli operatori sono psicologi, gli operatori sono fisioterapisti, gli operatori sono trainer di attività sportiva, sono nutrizionisti. È questo insieme di operatori che produce appunto quello che noi come Società Italiana di Psiconeuroendocrinologia chiamiamo l'avvento della nuova era delle cure integrate. E questo è l'ultima slide, che dice che quello che voi state facendo può realizzare un salto di qualità, di efficacia, se gli operatori condividono lo stesso paradigma scientifico. E a quel punto quello che voi fate non sarà più nel sottoscala della medicina ortodossa, ma sarà di prima grandezza, perché sarete i portatori di un cambiamento generale della cultura scientifica e del paradigma scientifico.